Tornato a Chicago, stiamo andando a recuperare l'auto per partire finalmente con il road trip e niente, bellissima giornata a Chicago e lasciamo questa città stupenda, meravigliosa e proseguiremo adesso con il vero viaggio e con la vera road trip. Ok, fermi un attimo. Ma che cos'è la Route 66? La United States Route 66, o Route 66, fu una delle prime autostrade federali statunitensi che aprì l'11 novembre 1926, quasi 100 anni fa ormai. È una delle prime autostrade che copriva quasi tutta la vastità del territorio statunitense. Infatti parte ancora oggi da Illinois, Chicago, e termina in California, più precisamente nel porto di Santa Monica a Los Angeles, coprendo una distanza di ben 3.755 km o 2.333 miglia. È una delle autostrade più grandi ancora oggi di tutti gli Stati Uniti d'America e percorre ben 8 stati, ossia Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. Noi però il nostro tragitto l'abbiamo un po' allungato, volevamo tanto andare a vedere la parte dei canyon, della Monument Valley e Las Vegas e quindi abbiamo voluto inglobare anche quello in un percorso alternativo, diciamo, della Route 66, inglobando quindi anche altri 3 stati, il Colorado, lo Utah e il Nevada. Un'ultima cosa prima di ritornare al vlog è che la Route 66 tutt'oggi non è più identica come a 100 anni fa. Infatti nel 1985 sono state ufficialmente aperte nuove autostrade in tutti gli Stati Uniti che quindi hanno prevalso sulla Route 66. E mi raccomando, se fate un viaggio del genere non seguite troppo il navigatore per via delle autostrade, ma date affidamento alle vostre indicazioni sui cartelli. Infatti la segnaletica stradale è veramente ampia, ci sono tantissimi cartelli con scritto Route 66 che vi indicano la strada che dovete percorrere ed è veramente facile comunque proseguire. Quindi mi raccomando, Google Maps fino a un certo punto, ma seguite molti cartelli se volete avere l'esperienza originaria e autentica della vecchia Route 66. Ma ora torniamo al video. Auto recuperata, ci stiamo avviando adesso verso Walmart. Tutti stradoni lunghissimi con i semafori. Pane. In qualche modo lo proprio. Sì, queste porzioni di pane gigantesche. Guarda che birre. Siamo in autostrada per andare fino a Joliet e dopo da Joliet vediamo un attimo la città e poi guardiamo di prendere la vera Route 66 che effettivamente ci porta nelle strade quelle più fuori e non sull'autostrada come adesso. Arrivati a Joliet e vediamo già dei segni della route. Eccola qua. Questo è Gemini Giant. Bellissimo. Wilmington, ci passiamo forse. Arrivati a Joliet abbiamo trovato questo cartello informativo lungo la strada che per l'appunto spiegava tutto il percorso della Route 66 in Illinois. Molto utile perché da lì abbiamo capito anche come volevamo spostarci durante quella giornata. Successivamente abbiamo fatto un salto veloce al Joliet Area Historical Museum, un piccolo museo in cui racconta un po' di storia di Joliet e della Route 66, per poi riprendere l'auto e metterci di nuovo in marcia. Stiamo proseguendo per la route, seguendo i cartelli che per l'appunto dicono Route 66. Quale auto? Sopra, a destra! È vero. La route. Appena arrivati a Willington, un'altra cittadina che ha come diciamo panorama, statua, mettiamola così, quello. Gemini Giant. Vabbè, possiamo riprendere. Prossima destinazione cos'è? Dwight. Prossima destinazione. Appena arrivati a Dwight. Ah sì, eccolo lì, Dwight.
Cos'è? Quindi un vecchio benzinaio praticamente? C'è un vecchio benzinaio. Before everybody got sick, we would have over 10,000 in 4 or 5 months would come and visit. That would sign the book. Before COVID. You're right. That would sign the book because you miss so many people. Yeah. You know, you can't stay open all day. Of course, yeah. Yeah, come on in. And here you can take a look at the little. Because it's really nice, like even with all of this. Paraphernalia. Yes, yeah. So what makes 3 young Italian guys decide to come travel Route 66? Wild women. Yeah. No, we had. First place was that- Maybe that'll fit in easier. Thank you. Venezia. Qua. Giusto 2 curiosità prima di ripartire: questa era una vecchia auto dei pompieri datata 1914 e quando un'auto arrivava per fare rifornimento premeva con le ruote questo tubo d'aria che faceva suonare una campanella, così da avvisare il benzinaio di uscire e fare rifornimento. Appena rientrati dal monumento di Dwight, praticamente della Route 66, ho preso una toppa e il signore molto gentile, ci hanno regalato una spilletta e anche una specie di portafortuna, praticamente sotto un forma di monetina di legno, veramente gentili. E adesso ci stiamo dirigendo verso Pontiac, altra ottima tappa sempre della route. Scuola bus. 2150 miglia quando esci dall'Illinois per arrivare alla California. Abbiamo ancora un po' di strada, Eh sì. Tra l'altro noi dobbiamo andare oltre. Ci siamo fermati su una specie di gazebo a bordo della strada in un paesino che si chiama Quinoa? No, Quinoa, tipo Quinoa, Cinoa. Ci siamo fatti 2 tramezzini qua, 2 paninetti con il pane che avevamo preso oggi da Walmart e prosciutto e formaggio, e adesso prendiamo e ripartiamo perché abbiamo comunque un altro paio di ore di auto oggi e altri paesetti da vedere nel mentre. prendi Southwest Street. Quindi stiamo andando ad Atlanta e poi Lincoln, che è una delle città un po' più grandicelle lungo il percorso, vero? Qua. Siamo arrivati ad Atlanta, questa cittadina un po' sperduta, per vedere una cosa molto particolare. Questo. Eccolo. Erpaninaro. Sarà proprio là. La statua di Lincoln. Ecco il perché siamo venuti a Lincoln. Che è stata votata come una delle attrazioni americane preferite e fa cagare. Beh, diciamo che non è... Sì, per carità di Dio, però poteva essere un qualcosina in più. Assolutamente.
anche perché è fuori completamente da Lincoln, quindi devi venirci qua apposta. Bene, e dopo la delusione del Mr. Presidente qua, ci muoviamo verso Springfield, prossima destinazione. Springfield è una città molto grande, con un sacco di storia, però eravamo un po' di fretta e quindi l'unica cosa che siamo riusciti a vedere è stato questo. Sì. E detto sinceramente mi aspettavo molto di più un Homer Simpson gigante. Ci siamo appena fermati nel mezzo del nulla per vedere questa strada, che è la vecchia strada della Route 66 che ancora rimane, dove per l'appunto ci sono ancora i brick per terra, le mattonelle, quelle vecchie rosse. Old Route 66, uno dei pezzettini rimasti. Stiamo andando verso St. Louis, ultima tappa di oggi, dove abbiamo l'hotel e alloggeremo lì. A fianco al Gateway Arch, che è l'unica attrazione principale di St. Louis da vedere. Sono le 5:40, abbiamo un'altra oretta di strada, quindi siamo abbastanza in orario. Abbiamo lasciato l'auto e adesso stiamo andando all'arco. Si intravede davanti una specie di city hall, presumo un municipio. È gigantesco. Secondo Google Maps? No, secondo me, Secondo te? e poi Confermato, verificato con esatto. Google Maps, questo è Esatto, questo è Mississippi. Ho preso McDonald's per chiudere la giornata, giusto per mangiare qualcosa di tipico. Adesso doccia e letto, perché domani è bella impegnativa, una delle giornate più impegnative che abbiamo. Quindi a domani!